Buongiorno a tutti, finalmente è arrivato gennaio, finalmente iniziamo la nostra coperta annuale. Per chi non sapesse cos'è, di cosa si tratta o volesse avere, una panoramica sul progetto che andiamo a fare, vi lascio il link in descrizione del video in cui spiego tutti i passaggi e spiego cosa andremo a fare da qua, da gennaio, fino al 2025, quindi un progetto che prenderà tutto l'anno. Per il primo mese, come avevo anticipato appunto in quel video lì, ho preso questo colore qua del Moonlight Batik. Vi lascio sempre il link in descrizione per poter vedere tutti i filati e acquistare il vostro filato per iniziare il progetto. Ovviamente non è indispensabile avere lo stesso identico filato, però faremo dei punti diversi e quindi se volete proprio seguire e avere lo stesso effetto vi conviene prendere lo stesso filato, altrimenti se volete provare altri filati li aggiustate insomma in base al punto e al progetto. Allora, mi è arrivato il pacchettone con i miei 5 gomitoli. Innanzitutto lo apriamo insieme. Allora, innanzitutto quello che ovviamente a gennaio c'è giusto un bel tempo grigio perfetto come l'avevo pensato di questo inizio coperta, e quindi c'è una luce un po' grigia, però due considerazioni, perché appunto io, come dicevo nel video, inizio questo progetto con voi, quindi non so bene cosa aspettarmi. Innanzitutto il filato che è arrivato è molto più viola, fucsia, adesso magari qua non rende tanto, di quello che mi aspettavo. Questa cosa mi piace perché sì, mi piaceva l'idea di associare il grigio a gennaio, perché appunto io vivo a Pavia e oggi è proprio una giornata da gennaio grigissima, però mi piace anche molto il viola, è il mio colore preferito, quindi mi piace iniziare l'anno con un colore che comunque apprezzo. E mi piace il fatto che ce ne sia più di quello che pensassi. Quindi poi andiamo a vedere 100 grammi. Direi che con le indicazioni del filato, vediamo se riusciamo a mettere un po' più a fuoco, usa un 2 mm, quindi un uncinetto numero 2, però io mi conosco, ho una mano molto stretta, quindi andrò ad utilizzare un 3,5. Voi ovviamente potete lavorare col 2 o anche voi col 3,5, dipende un po' dalla mano, però tendenzialmente io utilizzo sempre uncinetti un po' più grandi di quello che consigliano, perché ho una mano veramente stretta. Quindi questo è il filato, iniziamo subito. Ok, partiamo subito con le catenelle. Allora, io voglio fare una coperta che sarà una copertina da divano, quindi questo è importante perché adesso andiamo a settare la misura della coperta e da lì poi non si cambia più. Quindi voglio fare una lunghezza di circa 115 cm. Ho misurato quella che uso io sul divano e più o meno è di quella lunghezza lì, dato che non so bene questo filato quante catenelle serviranno per fare 115 cm, inizio col fare 115 catenelle e poi le misuro. Quindi siamo a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, ho fatto le mie 115 catenelle, già vedo che non saranno sufficienti, però quello che mi piace, che volevo farvi vedere, è che c'è già una bella sfumatura di colore già solo con la catenella di partenza, quindi direi che la sfumatura del filato è veramente quella che mi aspettavo. Su questo non mi ha delusa. Allora, misuriamo questa catenella da 115 che ho fatto. Secondo me sono occhio croce una cinquantina di centimetri. E infatti 54, quindi direi che dobbiamo farne il doppio,
Quindi siamo a 115, andiamo a fare altre 115 catenelle per un totale di 230. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, sono arrivata alla mia 230esima catenella e direi che ci siamo. Rifaccio un attimo la misurazione, ma penso che ci siamo. Sì, direi di sì. Perfetto, quindi 230 catenelle. Se voi usate lo stesso filato e l'uncinetto 2,30, quindi 2,5, 2,5, vero? Già mi dimentico. No, 3,5, scusate, non 2,5. Dovrete fare 230 catenelle per arrivare a una misura di una copertina da divano, diciamo. Quindi incominciamo allora col nostro punto. Faremo in realtà una cosa molto semplice per gennaio, perché comunque è la prima parte della coperta, quindi voglio che sia abbastanza solido l'avvio. Facciamo 2 catenelle in più rispetto alle 230, carico il filo e nella terza catenella dall'uncinetto entro e faccio una maglia alta. E andiamo a fare maglie alte per tutta la riga. Questa qua non la contiamo come la prima riga di gennaio, ma come riga di avviamento, perché comunque ci serve come base poi per fare il punto effettivo di gennaio. Quindi inizio facendo la mia riga di avviamento tutta in maglie alte e così imbastiamo la nostra coperta. Tra l'altro qua sta già cambiando di nuovo colore, ha delle sfumature meravigliose questo filato. Un po' l'avevo già intuito dalle foto, però ovviamente non si sa mai cosa aspettarsi quando si ordina online e quindi non sapevo bene cosa aspettarmi. Invece devo dire che come sfumature è anche meglio di quello che sembrava dalle foto. Ha veramente una variabilità molto alta e in pochi punti già cambia tantissimo il colore, che è quello che mi interessava appunto per questo progetto, perché appunto è un progetto che vuole racchiudere un po' tutte le stagioni, quindi tutti i mesi e anche un po' le atmosfere di quei mesi e i colori associati adesso, quindi non è che si può proprio lesinare sui colori, perché il nostro anno è pieno di sfumature e quindi anche la nostra coperta deve essere ricca di sfumature. Quindi procedo e mi faccio tutta la mia riga di maglie alte. Ecco qua, ho finito il mio giro di maglie alte e inizierò il punto vero e proprio. Faccio 2 catenelle per alzare il lavoro e lo giro. A questo punto, come anticipato, farò un punto abbastanza semplice perché voglio che l'avvio sia ben strutturato. Quindi carico il filo, entro in questo modo, quindi come se dovessi tirare fuori questa maglia e poi lavoro una normalissima maglia alta. Carico il filo, di nuovo entro in quella successiva, vedete? Spero che si veda bene, e poi lavoro come una normalissima maglia alta. E di nuovo prendo e tiro su. Carico il filo, entro nell'anellino, carico il filo e lavoro una maglia alta. E sostanzialmente questo è il punto che io voglio realizzare per gennaio. È un punto sicuramente semplice, niente di particolare, ma
appunto volevo un inizio della coperta che non fosse magari un punto traforato, che non desse molta mm, solidità, insomma, all'inizio della coperta. E poi questo punto qua è anche un punto semitermico, perché comunque appunto crea un po' di spessore mentre lo si lavora e poi per una coperta è perfetto. Quindi procedo lungo tutta la riga in questo modo. Una cosa di questo filato che non mi aspettavo sinceramente è che si lavora veramente bene. Cioè, pensavo fosse un po' più ruvido e invece è proprio liscissimo, è facilissimo da lavorare. E l'unica cosa, forse l'unica pecca, è che è un po', non so se si vede dal video, è un po' pelosetto, più di quanto mi aspettassi. Pensavo fosse un po' più eh, compatto, però secondo me una volta lavata la coperta e fermato il lavoro, quindi stirandolo, eccetera, secondo me vanno via tutte queste pelure. Lo scopriremo insieme. Tra un anno scopriremo se questa mia teoria è giusta. Ecco, quindi appunto si lavora molto bene. Io ho scelto anche un uncinetto un po' più grande di quello consigliato, in realtà pensando alla mia mano che è un po' stretta. Però secondo me anche per una mano regolare il 3,5 è corretto, perché così si lavora veramente facilissimo, è proprio scorrevole. Quindi secondo me, anche se avete una mano regolare, può starci un 3,5. Se invece avete una mano che tende un po' a essere larga, un po' molle, diciamo, allora forse sì, un 2, ma in realtà ha un 2,5. Io opterei più per un 2,5, perché comunque il filato si presta, ecco. Non è un filato che è lavorato troppo grande, diciamo si perde in tensione. Si lavora proprio benissimo. Allora, io adesso procedo fino alla fine e così poi vi faccio vedere come proseguire per la seconda riga che ovviamente finirò domani perché vi ricordo che il progetto è una riga al giorno per 365 giorni. A parte, vabbè, poi magari ci saranno dei punti che per essere conclusi necessiteranno di 2 righe o 3 righe. Adesso poi vedremo, perché appunto non ho ancora deciso i punti per tutti i mesi. Ehm, Però tendenzialmente l'idea è una riga al giorno per tutti i giorni. Quindi arrivo alla fine e vi faccio vedere come iniziare la seconda riga. Ok, sono arrivata alla fine della prima riga, mi manca l'ultima maglia in cui entro così semplicemente dentro e faccio l'ultima maglia alta. A questo punto, la particolarità di questo punto è che deve essere alternato, quindi il primo giro abbiamo lavorato con la maglia davanti. Adesso faccio le mie 2 catenelle per girare il lavoro, giro il lavoro e invece che prendere il filo in questo modo come abbiamo fatto finora, quindi davanti, cioè il rilievo guarda noi, io vado, carico il filo, con l'uncinetto vado dietro al lavoro, sbuco nel primo buco che trovo, entro in quello successivo e vedete che il rilievo è esterno, non guarda più noi, e poi lavoro una maglia alta normale. Di nuovo carico il filo, vado dietro il lavoro, entro nel buco, esco dall'altra parte, creo il mio ponticello in cui però la gobba è esterna e faccio la mia maglia alta. Dobbiamo alternare le righe in questo modo, quindi una riga lavorata davanti, una riga lavorata di dietro, perché in questo modo avremo sempre la parte con la riga in rilievo, con il punto in rilievo
sempre da una parte, e dall'altra avremo una maglia liscia in rilievo, tutta in rilievo ma liscia. Adesso vi faccio un po' di punti così vedete la differenza, perché nelle prime righe non si percepisce benissimo, poi andando avanti col lavoro si vede ovviamente di più. Se noi non facessimo questo lavoro di alternanza avremmo diciamo un punto in un modo da una parte e un punto dall'altro al rovescio, nel senso che avremo entrambi i lati coi rilievi ma più larghi e più disordinati, diciamo. Poi ovviamente è un punto che in realtà si fa, cioè si gira il lavoro senza cambiare il verso del punto e viene un punto diciamo a fisarmonica, però per questo caso non mi piaceva tanto. Quindi vedete qua abbiamo tutte le parti in rilievo, mentre di qua rimane tutto il rilievo ma un pezzo unico, non hai le scalanature. Dopodiché dovremo scegliere, io non ho ancora scelto, se quale verso sarà il dritto del lavoro e quale il rovescio, perché mi piacciono tutte e due, quindi non so, perché poi quando cambieremo il punto dovremo decidere qual è il fronte e qual è il retro, perché ovviamente non tutti i punti sono belli da entrambe le parti. E quindi procederemo così. Quindi domani finiremo questa riga e il giorno dopo invertiremo di nuovo, lavoreremo sul fronte. Volevo farvi notare, a parte che veramente si lavora benissimo questo filato, e poi la sfumatura che è già passata, vedete, da un viola più scuro, da un rosino chiaro più sotto, poi di nuovo fucsia e poi verso la fine è già passata al grigio, e quindi questa riga inizierà, sta già mettendo, vedete in alcuni punti mette già dei puntini di bianco. La sfumatura veramente mi ha sorpresa, cioè mi piaceva già dalle foto ma non pensavo fosse così dinamica. Quindi niente, ci vedremo magari tra qualche giorno, farò un update del lavoro per far vedere come procede la coperta. E così magari facciamo anche un piccolo sondaggio per decidere quale sarà il dritto e quale sarà il rovescio, però almeno avremo fatto qualche riga che ci darà l'idea di come viene, di qual è il risultato, insomma. Spero che questo video vi sia piaciuto, che mi seguirete in tutta la lavorazione di questo progetto, anche perché io faccio un po' fatica a fare progetti molto lunghi, ovviamente come tutti, come la maggior parte di chi fa questo, che fa l'uncinetto, ma anche i ferri, eccetera, hanno tutti questi work in progress che iniziano, poi vedono un altro progetto che gli piace, iniziano un altro progetto, poi vedono un altro progetto ancora e ne iniziano un altro. Ecco, io sono così. E quindi ho detto, no, questo progetto molto lungo che da sola non sarei mai in grado di fare, lo faccio con voi, così mi obbligo anche io a portarlo a termine e a finire finalmente un progetto lungo. Quindi vi ringrazio per essere stati con me, ci vediamo nei prossimi video e buon anno, ciao!